Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno. Oggi è venerdì, quanti ne abbiamo? 27? No, 26. 26? Non lo so. Novembre del 2021. Siamo in zona Lame, qui comincia insomma il navile, c'è un aereo che sta atterrando perché andiamo a fare un po' di geocaching. Adesso stiamo andando verso una cache che non avevamo trovato quando eravamo venuti mille anni or sono a fare la Navile Adventure. Ieri ha piovuto e c'è fango e nello scendere quella discesina lì sono finita con le chiappe per terra. Questo è il risultato sul guantino e vabbè, tralasciamo il risultato sulle mie chiappe. Vabbè. Dalla cache dal navile c'era fango e ho preferito evitare per non rischiare di ritrovarmi così di nuovo. Siamo a Porta Lame e pausa pranzo, panini col tonno, focaccina, vi agevolo il video dove faccio le focaccine qui sopra e sotto nella descrizione, e ceci, sugo con pomodorini. E qui da Porta Lame naturalmente c'è una cache di quelle che fanno parte della serie delle porte. Porta Lame fu eretta nel XIII secolo vicino al porto della città e alla Salara. La strada che dipartiva da essa portava alla parte bassa della pianura, coperta di acquitrini, da cui il nome Lame, termine latino per palude. Nel 1334 fu dotata di ponti levatoi, mentre tra il 1674 e il 1677 l'originario cassero fu abbattuto e la porta ottenne l'attuale aspetto venendo ricostruita in stile barocco. Il 7 novembre 1944 vide una cruenta battaglia tra nazifascisti e partigiani. La vittoria di questi ultimi è ricordata dalle statue bronzee poco fuori dalla porta, che fu riportata agli antichi splendori tra il 2007 e il 2009. Le statue sono quelle là. Ah, ok. Statue bronze. E la cache è questa qui. Siamo nel parco del Cavaticcio. Questa cache fa parte del Geotrail Porto, sarebbe la numero 2. Sotto questi giardini un tempo si trovava l'antico porto di Bologna. Assieme all'ultima cache dell'itinerario è l'unico posto di questo itinerario dove vediamo l'acqua. Oddio, l'acqua là effettivamente non c'era, però va bene. Il Cavaticcio alimentava il canale navigabile chiamato Navile. Il Cavaticcio infatti era il nome del canale su cui si affacciava originariamente il porto che qui faceva un salto di ben 15 metri. Grazie allo sfruttamento del discreto dislivello forniva un'importante fonte di energia che alimentava diverse fabbriche, carterie e seghe per legname e mulini qui situati fin dal XII secolo. E siamo qui a un'altra cache che si chiama Le Tombe dei Glossatori. Le Tombe dei Glossatori sono uno tra i monumenti più importanti della Bologna dell'università. I mausolei conservano le spoglie dei glossatori, professori dello Studium di Bologna, l'università durante il Medioevo, rinomato in particolare per l'insegnamento della giurisprudenza. Prendono il nome delle glosse, delle note esplictive che aggiungevano a margine dei testi di diritto romano, volte a illustrare e spiegare più approfonditamente un determinato passaggio. Ben presto divennero figure cardine della Bologna dell'epoca e scelsero di venire sepolte in luoghi di notevole visibilità. Questi mausolei, 5 in totale, presentano un tetto piramidale a copertura dell'arca, sorretto da colonne poggianti su un parallelepipedo compatto o formato a sua volta da una teoria di colonne. Per certi aspetti, esse ricordano molto le tombe riservate ai re e la loro peculiare forma non trova riscontri in quasi nessuna altra zona d'Italia. Tutte le tombe hanno subito numerose interpolazioni successive alla costruzione, distruzioni e rifacimenti, ma cronologicamente sono tutte ascrivibili al XIII secolo. 3 dei mausolei sono visibili dalla posizione della cache.
eretti nel cimitero perimetrale della Basilica di San Francesco, grande chiesa di impostazione romanica con numerosi elementi tratti dal gotico al francese. E siamo alla cache Conte Roncati, che fa parte del Geotrail Porto, sempre, sarebbe la numero 5. La nostra esplorazione ci porta a valicare l'ingresso dell'ospedale Roncati, l'ex manicomio della città, ora poliambulatorio Saragozza con servizi sanitari dell'azienda USL di Bologna. Lo spazio della follia, per oltre 100 anni, dal 1867 al 1978, quando la legge Basaglia dispose la chiusura dei manicomi. Di fatto il Roncati continuò a essere operativo fino al 2000. Ospitò degenerati, infanticide, donne irregolari. Cosa vuol dire donne irregolari? Non ne ho idea. Militari impazziti al fronte, omosessuali. Perché omosessuali Non lo in un so. manicomio? Non ne ho idea. Perché? Erano tempi Giusto, erano oscuri. sì, tempi oscuri molto. Dissidenti politici, ma anche psichiatri illuminati e meno, e di cittadini che in quel piccolo mondo a parte lavorarono e vissero a fianco dei malati. L'ospedale, in origine un convento di monache salesiane, entrò in attività il 12 settembre 1867, data in cui, con una vera e propria marcia notturna, un primo gruppo di ricoverati, i convalescenti e tranquilli, insieme agli infermieri, si incamminarono dalle sale dementi dell'ospedale Sant'Orsola, primo nucleo manicomiale di Bologna, attraversando la città, per trasferirsi nella nuova sede e collaborare attivamente ai lavori di trasformazione dell'ex convento in manicomio. Dunque la cache però non che mi aspettassi di trovarla, visto che c'era una sfilza di not found lunga tanto, quindi niente. E siamo a un'altra delle cache che fanno parte della serie delle porte. Questa è Porta Sant'Isaia. La porta di Sant'Isaia si trovava all'incrocio tra i viali di circonvallazione, l'omonima via e l'inizio di via Andrea Costa. Rispetto ad altre porte ha avuto un'esistenza breve, fu infatti costruita nel 1568 per consolidare il varco principale sul lungo lato occidentale delle mura, dopo che la porta del Pratello, edificata nel XIII secolo, era stata chiusa nel 1445, in seguito ai disordini connessi all'uccisione di Annibale I Bentivoglio. Si apriva su un'importante arteria che portava alla Certosa e alla strada porretana verso Pistoia. Fu demolita nel 1903, anche a seguito di un recente rovinoso crollo di un suo cornicione. E siamo a un'altra porta, Porta San Felice. Porta San Felice sorge all'estremità ovest del centro storico, fu costruita nel XIII secolo in laterizio, è stata dotata nel 1334 di rocca e ponte levatoio. Da Porta San Felice hanno transitato spesso eserciti in marcia verso le battaglie. Da questa porta si raggiungeva infatti Modena, il primo avamposto nemico dei Ghibellini. Da Porta San Felice fu fatto entrare il prigioniero Re Enzo, figlio dell'imperatore Federico II di Svevia, che venne tenuto imprigionato presso il Palatium Novum, l'attuale Palazzo Re Renzo, fino alla sua morte. Nel 1325 l'esercito modenese ebbe la meglio su quello bolognese durante la battaglia di Zappolino e, raggiunta la porta, rubò il secchio di un pozzo prospicente in segno di scherno verso i bolognesi. La famosa secchia. È la storia famosa, sì, questa la sapevo. Questa vicenda viene ricordata come la secchia rapita. Nel 1506 fu ristrutturata e nel 1509 dotata di un avancorpo a protezione del ponte. Successivamente subì un nuovo restauro nel 1840 e infine nel 1903 venne isolata dalle mura. Attraverso i lavori di restauro eseguiti fra il 2007 e il 2009, Porta San Felice è stata riportata agli antichi splendori.